Stamattina mi sono svegliato chiedendomi: ma se l'intelligenza artificiale finisse per riportarci tutti, o quasi, con le mani nella terra, se la paura che abbiamo, anche giustamente a volte, di perdere la nostra umanità, invece finisse per riportarci in mezzo alla natura e a fare una vita più tranquilla. Capisco che possano sembrare due temi scollegati tra di loro, intelligenza artificiale e orto, però penso anche che lo sviluppo ormai inarrestabile, dell'intelligenza artificiale potrebbe avere degli sviluppi un po' inaspettati, ovvero potrebbe portare anche quelle persone che ad oggi, magari avrebbero piacere a stare di più nella natura, a farsi un orto in particolare, ritrovandosi più tempo a disposizione, adesso potrebbero pensarci. O comunque tutte quelle persone che sentono che il proprio lavoro magari è un pochino a rischio nel futuro a breve, diciamo nei prossimi 5 anni, potrebbero cominciare a pensare a cosa fare a quel punto. Ormai l'abbiamo capito, con l'intelligenza artificiale alcuni tipi di lavoro in particolare purtroppo o spariranno o comunque tramite l'utilizzo di macchinari o addirittura robot, chissà, richiederanno l'uso di meno umani. Quindi purtroppo qualcuno potrebbe perdere il lavoro o alcuni lavori potrebbero avere degli orari più ridotti rispetto a ora, invece che diciamo le classiche 8 ore giornaliere potrebbero passare a 4, non lo so. Questo vale chiaramente anche per le grandi aziende agricole che con la tecnologia che avanza ridurranno l'uso di persone, di esseri umani. C'è anche da dire che non è la prima volta nella storia che ci sono dei grossi cambiamenti tecnologici e quindi il mondo del lavoro cambia radicalmente. È successo già altre volte nel corso della storia, anche se adesso con l'intelligenza artificiale, c'è un po' la sensazione che il cambio sarà un po' più radicale, un po' più grosso. A proposito di questo, cioè le persone che magari perderanno il lavoro o gli orari di lavoro saranno molto ridotti, si parla sempre più insistentemente anche di magari dei redditi universali, basic income, credo lo chiamino in inglese, in modo da dare supporto a quelle persone che potrebbero perdere improvvisamente anche il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, in modo da dare a queste persone comunque un aiuto per vivere in maniera dignitosa. Quindi queste persone si potrebbero ritrovare con molto più tempo libero, improvvisamente, perché il lavoro magari non c'è più purtroppo, un reddito di base ce l'hanno e allora come lo utilizziamo questo tempo? Magari in tanti potrebbero tornare a farsi l'orto, un po' sia per una questione di autosufficienza parziale, un po' di indipendenza e poi soprattutto anche di relax, diciamo un ritorno a contatto con la natura, anche per compensare un po' questo lato digitale delle nostre vite che ormai è veramente enorme proprio. Farsi l'orto, appunto, potrebbe aiutarci a mantenere un po' il nostro lato umano, il nostro lato di indipendenza anche dal digitale. Continuare a farsi le cose un po' con la nostra testa e con le nostre mani. Inoltre, fra le varie attività da fare in natura, farsi l'orto potrebbe, cioè di sicuro, ci farà, restare ancorati un po' anche alle stagioni, cioè il cambio delle stagioni. È chiaro che se noi stiamo rintanati nelle nostre case e non vediamo nemmeno quello che succede fuori dalle nostre finestre, non ci rendiamo nemmeno conto del cambio delle stagioni. Magari il cibo diventa tutto uguale, non lo so, cibi magari fatti in laboratorio, per esempio. Comunque diciamo che, rimanere ancorati un po' alle stagioni, capire in che stagione siamo, vedere i cambiamenti, è qualcosa che potrebbe tenerci un pochettino più ancorati al nostro essere umani. Poi è chiaro che se uno volesse utilizzare l'intelligenza artificiale anche come aiuto nel fare l'orto, non lo so, nella programmazione annuale dell'orto, cioè non ci vedo niente di male. Io adesso ad ora non credo che lo farò, però si sa, le nostre idee cambiano ed è giusto così. Ma credo che sia importante quantomeno conoscere, questa cosa, sapere cosa sta succedendo e cercare di capire cosa succederà nel futuro prossimo, anche se ad oggi non vogliamo farne parte al 100%. Anche perché a quanto pare, cioè mettiamoci in testa che l'intelligenza artificiale è qui e non se ne andrà probabilmente, anzi crescerà sempre di più, diventerà sempre più centrale nelle nostre vite e nelle nostre società.
Bisognerà quindi stare molto attenti, soprattutto per quelli che perderanno completamente il lavoro, ma anche chi vedrà una riduzione importante dell'orario, a ritrovarci con tutto questo tempo libero, che non siamo più abituati ad avere. Ormai va tutto di corsa, quindi essere ancorati a qualcosa, meglio se nella natura, meglio perché no in un orto, sarà importante. Ovviamente io adesso mi sto concentrando sull'orto, ti parlo principalmente di orto, ma non è l'unica cosa. Cioè, hobby in generale, non lo so, la cucina, andare a pesca, andare a funghi o asparagi, non lo so, comunque cose, in natura, ecco, parlo di tutte queste cose. Ti dico la verità, a me ad oggi, ehm, ci sono dei lati dell'intelligenza artificiale che un pochettino spaventano e bisogna stare molto attenti, ma sono anche appunto dell'idea che sia importante quantomeno conoscere quello che sta succedendo, questa tecnologia, e essere pronti ai grandi cambiamenti che ci saranno, avendo magari delle ancore di salvataggio come la natura, come farsi un orto. Ormai i cambiamenti sono molto, molto veloci e noi non facciamo in tempo a prepararci, ad essere pronti per questi cambiamenti, quindi è bene pensarci già da ora. Quindi chissà, da questa cosa, da questo cambiamento tecnologico che un po' ci spaventa tutti, comunque ci rendiamo conto che siamo davanti a un grosso cambiamento, potrebbero rinascere un pochettino più delle comunità locali, ritrovi in cui ci possiamo scambiare per esempio prodotti agricoli. Non lo so, qualcuno nei giorni scorsi nei commenti mi aveva accennato al baratto, no, a barattare nel video dell'autosufficienza mi sembra. Quindi baratti di cibo, oppure di semi, scambi di idee. Ecco, chissà che non sia invece, la possibilità di ritrovarsi. Quindi ecco, occasioni per mettere un attimo da parte il digitale, levarci dalle mani questi telefonini che ormai ce l'abbiamo incollati, anche io ora che parlo ovviamente c'ho il telefono in mano. Ecco, cerchiamo di vedere anche il positivo di quello che potrebbe succedere, non solo il negativo. Allora, io ho finito i miei ragionamenti stamattina. Sono impazzito, sono soltanto io che penso a questi possibili risvolti positivi, oppure, non lo so, anche te la pensi così? In qualsiasi modo tu la pensi, se me lo scrivi nei commenti, intavoliamo una discussione tra di noi e cerchiamo di capire se oltre a tutti i discorsi, che ci spaventano, un po' anche giustamente forse, chissà, vediamo se invece potrebbe avere anche dei risvolti positivi per tutti noi. Grazie per aver visto il video fino alla fine e se ti è piaciuto metti like, commenta, iscriviti al canale così mi aiuti. Guarda altri video, ci potrebbe essere qualcosa che ti interessa, chissà. E niente, alla prossima. Ciao.